Buongiorno a tutti quanti ragazzi, siamo tornati in questo nuovo video. Da pochissimo è uscito ChatGPT 4o, la nuova versione di ChatGPT molto più funzionale con delle funzioni aggiuntive ed oggi andiamo a vedere insieme come risparmiare la metà del prezzo. Andremo inoltre a fare un aggiornamento per quanto riguarda anche Netflix perché da come ben sappiamo Netflix ha messo oramai la limitazione degli account a nucleo familiare non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Ma Gamsgo si è aggiornata prontamente ed ha risolto in meno di 24 ore questo problema. Andiamo a vedere insieme tutto quanto. Prima di partire ragazzi vi chiedo un mi piace perché veramente questa volta è importantissimo e sono sicuro che il video vi piacerà al 100%. Quindi ricordati il mi piace e se ancora non l'hai fatto iscriviti che è gratis. Perfetto ragazzi, eccoci qui nella schermata di Gamsgo. Vi ricordo che per arrivarci basterà cliccare il link qui sotto in descrizione e andiamo a vedere subito Netflix che è la novità cambiata. Innanzitutto il prezzo è stato abbassato a 4,20 € al mese. Come sempre si ha la possibilità di prendere un solo profilo oppure 4 profili di tutto quanto l'abbonamento e non più 5 ragazzi. Questo perché i nuovi account che verranno generati con Netflix non avranno più 5 profili ma soltanto 4. Quindi per chi vuole soltanto un profilo per 3 mesi ad esempio andrà a pagare 13 €. Vi ricordo che inserendo il codice promozionale 5RJQH, mi raccomando utilizzatelo, si avrà un ulteriore sconto sul prezzo. Ovviamente più il prezzo è alto più lo sconto sarà maggiore. Questo sconto ragazzi 5RJQH è valido per tutti quanti gli altri abbonamenti, ok? Ricordiamo inoltre che sono stati aggiunti anche Grammarly, Canva e Adobe. Ragazzi Adobe 30 € al mese e si avrà accesso a tutte le funzionalità di Creative Cloud, quindi Photoshop eccetera eccetera. Chi utilizza questi programmi sa bene a cosa mi riferisco. Inoltre ragazzi la cosa molto buona è aver avuto l'aggiunta anche di Canva ragazzi. Canva sappiamo bene oramai che è un sito oramai mondiale, lo utilizzano praticamente in tutto quanto il mondo e avere Canva Pro sul proprio computer non è mai male. Come sempre ragazzi stessa questione di Netflix, acquista un mese 5,49 €, si va qui 5RJQH e si applica l'ulteriore sconto ragazzi, molto semplice. Per quanto riguarda ChatGPT ragazzi la questione è differente, nel senso che innanzitutto la cosa differente è che il codice, ahimè ragazzi 5RJQH, il codice non è supportato per ChatGPT, nessun altro codice ragazzi, non esistono codici per ChatGPT. L'unica cosa che potete fare è registrarvi con il link in descrizione. Quando metteranno degli ulteriori sconti, dato che vi siete registrati con il link in descrizione, avremo la possibilità di utilizzare degli sconti. Con ChatGPT ragazzi inoltre non avremo un profilo unico per noi, ok? Ma avremo un profilo condiviso con 3 persone. Questo cosa significa? Che se noi parleremo con ChatGPT, le altre persone vedranno quello che noi andremo a chiedere, ma attenzione, c'è anche la possibilità di utilizzare la chat temporanea, cosa che sto facendo io e ora vi faccio vedere, per fare in modo che la chat non compaia nella cronologia e queste altre 2 persone non vadano a vedere quello che voi andate a chiedere a ChatGPT. Ma partiamo con ordine, andiamo a parlare un attimino di Netflix, il cambiamento avvenuto a Netflix e poi di questa cosa di ChatGPT. Quindi Netflix ragazzi, io ho il mio profilo di Netflix, andiamo a vedere. Ok, questi due come potete vedere abbiamo ChatGPT 4.0 e Netflix. Netflix abbiamo ovviamente come sempre la nostra mail e la password da inserire, ok? Andiamo a vedere adesso come funziona la faccenda del nucleo domestico, ok? Quindi andiamo su Netflix, inseriamo indirizzo email e password. Chi vuole guardare ovviamente mettiamo Valerio e ahimè pensavo di non aver fatto l'accesso da questo computer e invece l'abbiamo fatto. Quindi vi spiego un attimino come è la procedura ragazzi, che veramente è molto semplice. Inoltre ragazzi qui abbiamo tutti quanti i tutorial se non riusciamo ad accedere, ok? Come vedete se ci compare questa schermata, la cosa che dobbiamo fare è aggiorna nucleo familiare di Netflix. Subito dopo cliccare su invia email. Una volta aver inviato l'email dobbiamo venire qui sopra ragazzi, proprio qui. Ottieni il link di verifica all'accesso, clicchiamo su fare clic per ottenere il collegamento. Qui sulla destra ci darà un pulsante da cliccare
per arrivare alla schermata di Netflix. Una volta dentro dovremo cliccare un altro pulsante, come vediamo qui ragazzi. Dovremo quindi cliccare il pulsante come vi ho detto, dopodiché ci daranno questo collegamento, ci cliccheremo. Una volta dentro a Netflix cliccheremo l'aggiornamento del nucleo domestico. Vedrete che dopo aver cliccato quel pulsante la vostra televisione partirà con Netflix. Ragazzi, veramente una cosa semplicissima e velocissima, a prova di mamma. C'è riuscita mia madre, ci potete riuscire anche voi. Adesso invece ragazzi andiamo a parlare di ChatGPT. Vi spiego questa cosa, che è una cosa secondaria in realtà, cioè per chi vuole, per chi se ne può fregare della chat temporanea può tranquillamente utilizzare il resto. Stessa cosa ragazzi, si copia l'email, si clicca su accedi ovviamente, si inserisce la mail, si inserisce la password che ci viene fornita ed eccoci qui dentro ChatGPT 4. Praticamente abbiamo ChatGPT alla metà del prezzo, che non è poco ragazzi, non è poco per niente. Come vedete qui a sinistra ci sono tutte le sezioni, tutte le chat create in passato, che però io non ho creato ragazzi, sono semplicemente le persone che hanno l'account insieme a me, ok? Quindi come posso fare per evitare che le altre persone vedano quello che sto chiedendo io a ChatGPT? Semplicemente andare qui sopra su ChatGPT 4o, ovviamente qui abbiamo tutti quanti i modelli di ChatGPT che preferiamo ragazzi, e clicchiamo su chat temporanea. Una volta dentro la chat temporanea ragazzi, se noi digitiamo quello che vogliamo, ok? Ciao come stai? Ciao come sto? Tutto bene? Bla bla bla. Qui sulla sinistra non uscirà la nostra chat e una volta che ricaricheremo la pagina ragazzi, la chat temporanea sparirà. E come vedete qui sulla cronologia non c'è nessuna delle nostre chat create. Vi ricordo ragazzi che con questo abbonamento Plus abbiamo la possibilità anche di utilizzare DALL-E. Eccolo qua che come ben sapete è un generatore di immagini molto avanzato. Qui lo aggiungiamo alla barra laterale così che lo possiamo sempre avere qui con noi. E gli chiediamo, non so, generami un biglietto da visita con delle rose rosse sul torno con lufavillanti e delle piante agli angoli. Così, vediamo che cosa ci genera. Eccolo qua ragazzi, un biglietto da visita semplice, classico, che si può tranquillamente scontornare, rendere bianco al centro tramite Canva, tramite qualsiasi altro tipologia di sito web che va a modificare le immagini e abbiamo il nostro biglietto da visita fantastico, bellissimo, semplice, colorato, con le luci che volevamo, le piante agli angoli, le rose bellissime, insomma, qualcosa di fantastico ragazzi. In questo caso non abbiamo la chat temporanea, quindi andiamo qui, Options, elimina, una volta magari aver salvato il biglietto da visita che vogliamo, elimina e qui non abbiamo più la cronologia delle nostre rose. Tutto molto semplice. Sto cominciando anche io ad utilizzare molto spesso ChatGPT, prima non lo facevo e devo dire ragazzi che veramente se si ha un business, se si ha un qualcosa dove l'intelligenza artificiale può realmente aiutarci, cioè ragazzi è qualcosa di fenomenale, anche se si utilizza molto spesso Excel, magari per chi fa lavori in ufficio, questa è realmente la soluzione a tantissimi dei nostri problemi. Riesce a fare analisi, operazioni veramente in un lasso di tempo ristrettissimo rispetto a quello che ci metteremo noi, logicamente. Quindi spero che tanti di voi comincino anche voi a improntarsi in questa nuova tecnologia che oramai sta surclassando tanti lavori nel mondo, ma bisogna ragazzi aggiornarsi come sempre, come in qualsiasi tipo di lavoro, bisogna sempre aggiornarsi per rimanere al passo coi tempi. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se utilizzate ChatGPT e per cosa lo utilizzate, che sono molto curioso di sentirlo. Ci vediamo ad un prossimo video e ricordatevi, mi raccomando, il mi piace. Ciao ragazzi, alla prossima!